Ecco la margherita e la cosacca. Il popolo che mangiava notoriamente di più si doveva in qualche maniera sfamare. Questa fu pensata durante la visita dello zar Nicola a Napoli. E questa invece è la famosa margherita, la regina, pensata in onore di Margherita di Savoia, insomma, con i 3 colori della bandiera italiana. Ovviamente c'è sempre polemica perché molti dicono che già esisteva, comunque alla fine diciamo la versione più diffusa è questa qua. Italian Wine Podcast. Chin Chin with Italian Wine People. Welcome to another Italian Wine Podcast episode of On the Road Edition, hosted by Stevie Kim. Follow her through Napoli, the traffic, the noise, and most importantly, the pizza. Join Stevie as she eats her way through southern Italy, desperately seeking the best pizza in Napoli. Today she is at Salvo, taste testing the local delights and speaking with owners Salvatore Salvo and Luciano Pignatato. welcome to Italian Wine Podcast. This is the On the Road edition. We are here, of course, in Naples. This is our 3rd pizzeria of the day, and this interview will be happening in Italian, so check out our subtitles below in English. Ok, non parlo napolitano, quindi lo faremo in italiano questo giro. Bene. Noi siamo qui con ovviamente Luciano Pignataro, mio amico. Ciao. E nonché il mio cicerone di Napoli, perché avevo questo sogno sempre di venire a Napoli e testare cosiddetto migliore pizzerie del mondo, nonché a Napoli. Per forza. E quindi io a Napoli non conosco nessuno, conosco solo Luciano Pignataro e sono molto fortunata perché massimo esperto della gastronomia e ovviamente anche la pizza, nonché mio amico divino. Amico tuo divino. Sì. Allora, e noi ora siamo qui con Salvatore Salvo, uno di 3 fratelli, che è una storia lunga, che ne parleremo con lui. Però prima, Luciano, io ho la mia Bibbia ora, pizza, il libro di pizza, ho studiato un pochino. A proposito, tutte le persone che vogliono approfondire il tema di pizza, specialmente pizza napolitano, c'è questo corso gratuito, assolutamente gratuito, bellissimo, sull'Università di Federico, giusto? Che si chiama Pizza Revolution. Pizza Revolution. Sì, è bellissimo, è in italiano, però consiglio a tutti quelli che vogliono approfondire il tema della pizza. Allora, Luciano, innanzitutto, grazie. Grazie a te. Allora, quante pizzerie ce ne sono a Napoli? Siamo solo su Napoli città, oltre 1000-1500 anche. In tutta la Campania sono 10.000 più o meno e in Italia sono quasi 100.000, insomma. Ok, allora però io ho detto ho poche ore a disposizione a Napoli e ho detto dammi la linea guida, i must, assolutamente quelli migliori che io devo visitare, e tu hai nominato 3 oggi. E perché questi 3? Allora, non sono i migliori, sono degli esempi di 3 cose che bisogna conoscere. L'antica pizzeria da Michele è la pizzeria più conosciuta al mondo, è il locale più conosciuto al mondo ed è rimasta... Perché c'era anche Julia Roberts. Sì, diciamolo, quindi... diciamolo. E praticamente c'ha la fila sempre davanti, e una fila in cui si sentono parlare tutte le lingue di questo mondo, anche il napoletano, non è solo una pizzeria per turisti, ed è rimasta fedele a se stessa, con solo 2 tipi di pizza, margherita e marinara. Ho scoperto oggi però c'è un'altra pizza, Maritta, che in realtà è margherita e marinara. Sì, una via di mezzo, diciamo.
E poi ti ho consigliato una cosa che pochi fuori Napoli conoscono, che è la pizza fritta. Io ad esempio non lo sapevo. È una grande tradizione napoletana, soprattutto del dopoguerra. E infine ti ho voluto portare qua alla pizzeria dei fratelli Salvatore e Francesco, perché è una pizzeria moderna. Però loro sono di tradizione, pizzaioli di quarta generazione, però hanno fatto questa grande rivoluzione ammodernando i locali, inserendo una grande carta dei vini, 180 etichette, inserendo birre artigianali, inserendo più pizze, e quindi diciamo una nuova concezione della pizzeria come si sta affermando oggi a Napoli e in Italia, soprattutto negli ultimi 10 anni. Quindi per darti, come dire, uno scorcio rapido, veloce, che voi americani sempre di corsa, e quindi uno scorcio rapido per poi darti la possibilità la prossima volta che vieni di approfondire. Sì, quindi il primer, cosiddetto il primo passo. Il trailer. Sì, un teaser per l'approfondimento sulla pizza. Esatto. Però vorrei chiederti anche un'altra cosa, perché finora tutti parlano di fior di latte. Qual è la differenza tra fior di latte e mozzarella? È la stessa cosa? Non è proprio la stessa cosa, perché il fior di latte è ottenuto con il latte di vacca, latte vaccino, mentre la mozzarella è ottenuta dal latte di bufala. Hai sentito Andrea, quindi la mozzarella DOP poi tra l'altro non può che essere di latte di bufala, anche se per mozzarella molti intendono, nella lingua corrente c'è un po' di confusione, come sempre in Italia ogni vocabolo significa più cose, però per essere precisi il fior di latte è proprio il latticino con il latte delle vacche, che diciamo tradizionalmente era molto presente soprattutto in città a Napoli. Poi è subentrata la mozzarella di bufala, soprattutto negli anni 80, tant'è che molti le chiamavano le bufaline e ci davano un supplemento di prezzo. Adesso diciamo sono tutti e due prodotti di eccellenza e quindi dipende solamente dal gusto. Se vuoi un gusto un po' più pronunciato prendi la mozzarella di bufala, se invece ti piace un gusto più morbido, più tranquillo, va bene il fior di latte. Ok. Allora arriviamo adesso a Salvatore. Ciao. Allora, dove siamo innanzitutto? Non siamo a Napoli. No, in realtà noi nasciamo come pizzeria a Portici, oggi ci troviamo a San Giorgio a Cremano, che è appena dopo il confine. Siamo in uno dei comuni alle porte di Napoli, verso la costa vesuviana, che hanno una certa continuità urbanistica con la periferia est della città, i quartieri più popolari di San Giovanni o Barra. Come diceva Luciano, siamo pizzaioli non da 4 ma da 3 generazioni, da una terza generazione di pizzaioli, in realtà nati da una costola di un'altra pizzeria antica napoletana, una costola che diventa porticese, che era il luogo di villeggiatura di napoletani. La nonna ha iniziato a fare le pizze nel quartiere di Barra, fuori al Basso, un po' come nonna? Mia nonna. Nonna? Ah, nonna, non nonna. No. Nonno faceva questo mestiere, ma in realtà l'attività, se parliamo di imprenditoria in qualche maniera, anche rudimentale, era della nonna Rosa. Faceva nei giorni di festa le pizze fuori al Basso, proprio nel dopoguerra, erano le pizze fritte. Quando i figli cominciarono a diventare un po' più grandicelli, aprì la prima pizzeria di famiglia nel centro di Portici. Per una serie di vicissitudini ci spostiamo all'altro lato del confine, a San Giorgio, dove adesso abbiamo la prima pizzeria di 2 che portano, diciamo, l'insegna storica di famiglia. Allora, io adesso, magari, io sono in realtà, non mi conosci, però faccio sempre le domande scomode. Ok. Allora, io ho letto nel libro di Luciano che in realtà siete 3 fratelli, ok? Purtroppo è mancato tuo padre a giovane età e poi avete ereditato questo, diciamo, business in certo senso, però avete cominciato assieme, quindi Ciro, Francesco, Salvatore, e poi vi siete divisi.
Sì. Allora raccontaci perché vi siete divisi, ora come siete, diciamo, state lavorando. Nasciamo assieme perché in realtà ereditiamo un'attività di famiglia che aveva vissuto a cavallo proprio della morte di mio padre delle vicissitudini un po' tristi. Solita storia italiana dove il vicino più danaroso e potente dell'umile commerciante naturalmente arriva alla chiusura di un'attività che dava sostentamento a una famiglia con pochi dipendenti. Noi anche per Sembra così cliché, ma proprio è nel tuo caso. Esatto. In realtà per delle presunte molestie con una canna a fumare, ma in realtà l'obiettivo era quello di anche danneggiare quello che era la proprietà, che era a sua volta un'altra, diciamo, finanziariamente molto molto potente. Ripartiamo con la rabbia di chi vuole ricostruire un po' quella che è la tradizione di famiglia, l'attività di famiglia, perché noi di quello vivevamo, siamo nati e cresciuti tutti e tre in una pizzeria, nostra madre ha lavorato attivamente con papà, appena ha trovato il confine, in questa piccola pizzeria che diciamo, attrezziamo con i pochi soldi rimasti, ma soprattutto risparmi personali dopo che avevamo già lavorato qualche anno con papà. Facciamo questa pizzeria, ereditiamo la clientela del nostro padre, allarghiamo la clientela perché in realtà poi non era all'epoca il mondo dei social, quindi già passare da un piccolo comune come Portici, passare all'altro lato del confine. Quindi questo fu quando? Nel 2006. 2006. Aprile 2006, papà era morto appena da un anno. Quando è nato iPhone, mi pare. Sì, infatti iPhone l'ho visto per la prima volta in America l'estate dopo. All'epoca già arrivare a San Giorgio a Cremano era una novità, quasi conquistare un nuovo mondo, quindi noi mettiamo assieme due piccoli mondi, quello di Portici ereditato da papà e quello di San Giorgio che in realtà incominciava a conoscerci come attività e lì incominciamo a creare una storia. Poi come un po' capita, anche le diversità, i temperamenti diversi da un punto di vista personale ci portano a separare le strade. Io resto nell'attività di famiglia con Francesco, Ciro invece con vedute e soprattutto un suo modo di essere diverso, va altrove a trovare fortuna con un'altra società, con altre persone, creando poi quella che in qualche maniera due facce sostanzialmente della stessa medaglia. Ognuno porta avanti con la propria visione quello che credo della tradizione familiare, di quello che ci ha insegnato nostro padre. Poi ognuno per interpretazione personale ha fatto un'esperienza professionale che gli ha dato una personalizzazione al proprio percorso professionale e quindi poi diventando ognuno interprete di quello che era all'origine, a mio avviso, una grande interpretazione di pizza che era già quella di mio padre. C'è diciamo la tradizione delle grandi famiglie dei pizzaioli è proprio questa germazione, per cui uno si allontana dalla famiglia, dalla pizzeria di famiglia, perché prima le pizzerie non potevano sostenere proprio tutti. Per esempio un altro famoso pizzaiolo napoletano, Enzo Coccia, che è stato il primo a fare una rivoluzione sui prodotti, sulla lievitazione, ha lasciato la sua pizzeria di famiglia alla Duchesca, vicino proprio alla stazione, per aprire una sua pizzeria. La storia della famiglia Pellone, la storia di tante famiglie napoletane è molto simile, cioè ognuno poi apre la sua pizzeria e le pizzerie si moltiplicano, insomma. Allora vorrei fare la stessa domanda a entrambi. Allora, secondo te perché sei categorizzata come modernista, come pizzeria o pizzaiolo? Perché credo che la nostra visione di pizzeria è stata quella di voler innovare quello che era uno stereotipo tradizionale e anche spartano della pizzeria napoletana. Con soprattutto la crisi economica successiva al 2008, cosa succede? Succede che le famiglie dei napoletani, degli italiani in generale, non hanno più quella opportunità come prima di andare al ristorante, per cui la pizzeria diventa una fascia di ristorazione di ripiego sostanzialmente della loro spesa e quindi nasce la necessità, per assecondare anche un mercato, una richiesta inconscia del mercato,
di migliorare quella che era l'offerta della pizzeria, che non potesse essere solo il servizio spattano della bibita semplice o delle pizze più semplici, ma quella di evolvere in un'esperienza che cammini sempre di più a braccetto con il territorio e soprattutto riesca in una formula easy ad elevare un piatto della tradizione come la pizza per Napoli in una maniera diciamo sempre più attuale, soprattutto che rispetti diciamo la tradizione culinaria. Per cui diamo importanza al servizio. Alcuni nostri ragazzi addirittura hanno fatto uno stage formativo alla francescana, all'osteria francescana di Massimo Bottura o alla Don Affonso con i fratelli, la famiglia Iaccarino, e poi incominciamo a mettere su una carta dei vini, perché crediamo che il vino, che da tradizione si beveva sulla pizza, possa essere l'abbinamento ideale soprattutto per una nuova modo di intendere piuttosto che la pizza, la pizzeria. Poi da lì nasce il percorso fatto guardando con curiosità le cucine, soprattutto quelle importanti, quelle che dettavano in qualche maniera le tendenze della cucina nuova italiana, per cui iniziando a collaborare in maniera scherzosa con degli amici chef, ne abbiamo capito qualche tecnica anche abbastanza semplice per trasformare degli ingredienti che magari era più difficile portare su una pizza. Faccio l'esempio per esempio della nostra pizza sei pomodori, dove vede la selezione dei nostri pomodori, quindi il frutto di quell'attenzione maniacale verso quanto di buono poteva darci il territorio, che venivano messi assieme tutti insieme su una stessa pizza senza dare note di monotonia, ma ognuno diventando un protagonista a sua volta, è un ingrediente a sé di una pizza che nella sua apparente semplicità diventava allo stesso tempo pensata e complessa. And that's a wrap for today. Join Stevie again next week as she continues her conversation with Luciano Pignataro and Pizzeria Salvo owner Salvatore Salvo as Stevie seeks the best pizza in Napoli. And remember, if you like our content, make sure to like and subscribe. You can also visit us on SoundCloud to hear more interviews every day of the week. For information, go to www.italianwine.it.